Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video di recensioni. Oggi volevo provare un oggetto che è passato un po' di moda. Prima era quasi obbligatorio, quasi un obbligo portarlo quando uno faceva le escursioni in mezzo alla natura. Oggi invece, a quanto vedo in giro, non viene più usato. Non so, forse perché ormai con i cellulari passato un po' di moda. E comunque è un binocolo 8x33 della Opticron. Il modello è il Savannah. Prima di tutto facciamo un veloce unboxing. Tornati qua nel bosco, adesso vediamo cosa c'è nella scatola vera e propria. Per avere una panoramica a 360 gradi di questo binocolo sto andando verso Monte Pozzo del Bagno, qui in provincia di Pistoia, sopra Montale, perché così, dato che questa è anche una zona di appostamenti caccia, spero di vedere un po' di fauna. Arriviamo in cima che c'è un panorama bellissimo, è poco frequentato, però meglio così, però ne vale la pena. C'è una bella salita, come potete vedere, e dopo questa c'è un'altra ancora peggio. Andiamo in cima e poi proviamo questo binocolo. Come vi dicevo, questa è la seconda salita per arrivare in cima al monte. È bella ripida, però il panorama sarà mozzafiato. Io ci sono venuto parecchie volte per camminare, per vedere un po' la zona, per esplorarla. Devo dire che i sentieri sono un po' invasi dalle piante. Continuiamo. Ed eccoci finalmente in cima. Vi faccio vedere velocemente il panorama. E adesso vediamo cosa c'è nella scatola. Eccolo qua. Il modello è il Savannah RPC della Opticron ed è un 8x33. 8x33 vuol dire 8 ingrandimenti per un diametro di 33 mm della lente inferiore, no, degli oculari, della lente inferiore. Vediamo direttamente cosa c'è dentro la scatola. Due tracolle, una per l'astuccio e una direttamente per il binocolo, e questa è fatta anche in neoprene, quindi elasticizzata e non dà fastidio, diciamo, sul collo. Ok, e questa è per la tracolla o custodia. Ok, poi dentro ci ho messo anche il catalogo con tutti i prodotti della Opticron, perché questa è un'azienda che produce sistemi ottici per qualsiasi cosa. Potete vedere anche per i cellulari, questi sono per osservazione, birdwatching, insomma fa di tutto, anche roba nautica mi sembra, e cose, ingranditori per filatelia, francobolli, monete, i vari supporti e nulla, vabbè, questo li trovate direttamente anche sul sito internet che vi lascio in descrizione. E questo è il nostro binocolo. Allora, dentro c'è il libricino per la garanzia,
un panno in microfibra per pulirlo. Questo vabbè è il Salgel per l'umidità, e qua c'è anche una più pratica tasca. Io di solito metto tutte qua. Ok, vediamo il binocolo. Intanto potete vedere le dimensioni. Chiuso, entra praticamente in un pugno, è un compatto, portatile. Infatti questo è proprio quello che cercavo per il trekking, diciamo, e l'escursionismo in generale, perché nello zaino, come sapete, non potete mettere roba estremamente pesante perché dovete portarvelo sulle spalle, giustamente. E questo per quello che devo fare io, per divertimento, diciamo, è eccezionale, anche per un ragazzo che si vuole approcciare a questo mondo dei binocoli e osservazione direttamente nella natura. Questo è un ottimo punto di partenza, anche perché come qualità-prezzo è imbattibile. Qui si parla di 130-140 euro e ha delle caratteristiche che dopo vi illustrerò, che sono sui binocoli dai 300 euro in su. E questo non lo dico solo io, se leggete anche altre recensioni di altri utilizzatori o anche di recensori proprio di dispositivi ottici, vedrete che tutti ne parlano bene. Adesso vediamo un po' le caratteristiche principali. Come potete vedere ha i suoi copri oculari standard, qua sono direttamente collegati al corpo. Gli oculari sono estraibili e hanno anche il click, quindi potete fermarlo come volete. Questo è comodo per chi ha gli occhiali, perché almeno non vi sbatte direttamente, non sbattete direttamente sul corpo. Questo è per la messa a fuoco, come tutti i binocoli. E al primo utilizzo ho subito constatato che la messa a fuoco è fluida, molto lineare, non ha scatti ed è anche piacevole utilizzarla perché è precisa, non si muove, una volta fatto il fuoco rimane lì per tutto l'utilizzo. Altra caratteristica che mi ha colpito, che mi piace molto, è che sotto questo tappino a vite c'è il filetto per il supporto treppiede, quindi voi potete comprarvi il supporto universale per binocoli e utilizzare anche un semplice treppiede per fotografia e fare le vostre osservazioni. Adesso vi faccio scorrere un po' di caratteristiche generiche e generali di questo binocolo. Per fare questa recensione un po' più credibile e per farvi vedere con i miei occhi ciò che riesce a vedere il binocolo, e ho fatto questa cosa un po' empirica, nel senso ho messo il mio cellulare davanti all'oculare del binocolo. Certo non sarà una visione nitida come guardarci all'interno, però per farvi capire un po' quanti ingrandimenti riesce a fare. Ora io inquadro direttamente la vallata e adesso vi faccio vedere a monitor qualche esempio. Ecco, questo è un esempio pratico degli ingrandimenti che riesce a fare questo binocolo. Vedete? Da laggiù, da quella collinetta lì, riuscirete a vedere così. Direi ottimo. Direi un ottimo ingrandimento.
L'impugnatura di questo binocolo è molto ben realizzata, perché questa parte qui è detta a ponte aperto, che facilita la presa del vostro binocolo. Quindi anche se piccolo, l'impugnatura è ergonomica e molto solida. Il peso del binocolo è di circa 430 grammi, quindi un peso diciamo tollerabile, ecco. Le dimensioni sono 129 x 120 mm, distanza interpupillare 52-76 mm, estrazione pupillare 20 mm, campo di vista 7 gradi, campo di vista a 1000 metri 122. Il binocolo è riempito d'azoto, è dotato di vari O-ring, cioè guarnizioni, che prevengono la formazione di muffe o umidità all'interno delle lenti. La minima distanza di messa a fuoco è di circa 3-3,5 metri. Sotto la riera destra dell'oculare destro è presente, come vedete, un'altra ghiera che consente la compensazione di ottica dell'occhio destro. Gli oculari hanno un'estrazione di ben 20 mm, quindi come dicevo prima, chi porta gli occhiali ne sarà molto felice. I prismi che usa il binocolo sono i cosiddetti prismi a tetto. La cosa che ho notato è che ha pochissimo calo di luce ai bordi dell'immagine. L'Opticron sulle lenti ha un trattamento multistrato su ogni superficie ottica, e per il prezzo di questo binocolo è veramente una cosa eccezionale, perché come leggevo in giro su questa fascia prezzo di solito non ci sono i trattamenti sulle lenti, ecco. Qui volendo potreste anche farla passare direttamente dal laccino. Lo mettete qui, almeno quando lo aprite rimane insieme al laccio. Questo un po' dipende un po' dai vostri gusti. Bene, richiuso, lo mettete nella sua borsa. Questo idem. E voilà, piccolo, ergonomico, e lo potete portare sempre con voi. Qui c'è anche il passante per la cintura se volete, e io l'ho preso proprio per avere uno strumento in più per divertirmi, ecco, nelle mie escursioni. Nel complesso io questo binocolo ve lo consiglio, perché come vedete chiuso è veramente piccolo per un binocolo con queste prestazioni, e il prezzo si aggira intorno ai 130-150 euro, dipende da quale store lo comprate. Io comunque vi lascio alcuni link in descrizione come sempre. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, e lasciate un like, magari anche un commento veloce, e iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti.